Ciao, benvenuto sul canale di Italia Mistero. Se non sei ancora iscritto, ti invito a farlo. Questa è l'ultima parte della storia di Francis Turatello, il re delle bische milanesi. Siamo arrivati alla fine di un percorso che ci ha portato forse a scoprire alcuni dei più importanti misteri italiani. E allora, se sei pronto, partiamo. «27 persone vengono rinviate a giudizio per 3 sequestri di persona, Nassisi, Zambelletti e Lavezzari, compiuti fra il 77 e il 78. Oltre a Turatello, fra gli altri vi sono Ugo Bossi, Salvatore Mirabella, Vincenzo Lombino, Susanna Oerler, Giuseppe Spedicato e Salvatore Mingiardi. Mancini, Frau, con la figlia e Bruciati partono da Roma in aereo direzione Milano. Visitano anche la casa della moglie di Turatello. Il primo viaggio lo effettuammo con l'aereo, con biglietti precedenti prenotati da a Bruciati a nome di sua madre, io a Bruciati con la figlia e Paolo Frau. Andammo a Milano, ci recammo nel tribunale dove in quel momento si teneva un processo al gruppo Turatelli per sequestro di persona. Venimmo registrati. Ricordo che fuori dall'aula parlammo a lungo con Carmelo Bossi, ex campione europeo di pugilato e cugino dell'appartenente al gruppo Turatello Bossi, adesso non mi ricordo come si chiama. Restammo in aula, seguimmo un po' il processo. Dopo a Danilo gli si avvicinò un'avvocatessa che io non so perché, comunque la mente mi dice che si chiamava Serra, questo mi viene in mente, la quale si allontanò con Danilo lungo i corridoi mentre noi rimanemmo in aula. Danilo tornò, ritornammo in aula, salutammo Francis e con il taxi ci recammo a casa della moglie di Francis. Assicurò Danilo la signora di aver ricevuto i documenti. In quel momento in casa c'era il figlio Eros con il quale io mi misi a scherzare per la sua apparizione su un disco di Franco Califano. Il bambino stava male. Riprendemmo il viaggio. All'aeroporto fummo fermati io a Bruciati e con la figlia. All'aeroporto quale? Di Milano. Di Milano. Devo spiegare perché se uno dice come Paolo Frau non l'hanno fermato, perché mentre Paolo Frau non faceva e non fa uso di cocaina, io con la figlia e a Bruciati sì. Noi più volte ci siamo recati nella toilette dell'aeroporto a sniffare. Si vede che questo nostro continua andare e viene, ha insospettito le forze dell'ordine presenti
lì nell'aeroporto. Fummo controllati, a me mi spogliarono, quindi immagino lo fecero anche con gli altri, mi controllarono i documenti. Io in quel periodo viaggiavo con, io usavo il nome di un personaggio della malavita con documenti regolari. Venimmo controllati, ci rilasciarono. Io penso che quando hanno controllato, hanno visto i miei tatuaggi, hanno detto vabbè, questi sono roba da malavita, che per me pensavano magari qualcosa di diverso. Quando finito il controllo, Colafigli si mostrò preoccupato perché temeva che un fermo a Milano, temeva che una volta a Roma avremmo trovato la fanfara. La fanfara sarebbe a dire un bel apparato di polizia, e ci avrebbero portato in questura, anche perché dice che è stata a fare a Milano. Danilo Danilo andò a telefonare, non so per quale motivo, ritornò, visto che con la figlia insisteva con questa fanfara, lo assicurò che non ci sarebbe stato fanfara. Sull'aereo prendemmo posto in una fila io a Bruciati e nell'altra con la figlia e Frau. Accennò a Bruciati a quei documenti che aveva ritirato da quella signora e disse che le persone delle quali, comunque una parte delle persone, ma adesso delle quali dovevano venire in possesso, erano l'avvocato di Pietro Paoli, il dottor Vitalone, il dottor Bongiorno, che era un magistrato, un giudice, un magistrato, Flavio Carboni ed Edoardo Formisano. Risultano rapporti tra Turatello e Bruciati? Sì, mi risultavano, sì. Che genere di rapporti? Erano amici. Turatello poi da latitante è stato parecchio tempo a Roma, è stato arrestato a Roma da latitante, si conoscevano, si frequentavano, poi se hanno fatto qualche malefatta assieme, non è che le so tutte, però erano buoni amici. Lei si ricorda se Bruciati è mai andato ha partecipato mai a udienze dibattimentali? Sì, l'ho visto anch'io. L'ho visto io personalmente. Mentre stavamo facendo il processo è venuto in aula a salutarsi. Viene ucciso in zona Corvetto Sebastiano Vilardi, detto Malacarne, un ex del clan Turatello. Dalla Chiesa lascia il coordinamento delle carceri. È stato promosso generale di divisione alla Pastrengo di Milano, ma questa promozione sembra più un ridimensionamento. Io sono stato 3-4 volte lì perché i contatti sono rimasti sempre. Andato a trovarlo lì alla divisione Pastrengo e così scherzosamente disse: generale, mi fa piacere vederla in divisa. Dice sì, in divisa, dice, praticamente mi fece capire che la promozione e gli avevano ridotti i poteri, perché prima agiva in tutto il territorio nazionale e poi aveva solo Veneto, Piemonte e Lombardia. Dice: noi dobbiamo continuare sempre la nostra amicizia innanzitutto e collaborazione. Un giorno mi mandò a chiamare, dice: non deve dire niente a nessuno e deve venire a Milano. Andai a Milano, entrai nell'ufficio, gentilissimo quella mattina mi permise persino di fumare nel suo ufficio, cosa che quasi mai l'aveva fatta. Mi dice: sei o no un maresciallo coi coglioni sotto, scusa la frase. Dico: perché? Mi guardava negli occhi, dico la verità, io mi mettevo a soggezione quando mi affrontavo in questa maniera. Dice: noi dobbiamo andare sempre avanti e voglio vedere cosa sei buono a fare. Mi dica, signor generale, io sono qui. Dunque, spiegami un po' i detenuti come alcuni sono sistemati a celle singole. Cioè, scusi, sapete carcere di Cuneo? le chiese come erano sistemate? I detenuti a carcere di Cuneo. La maggior parte c'è il sistema cubicolare, celle singole.
Cosa significa sistema cubicolare? Uno ogni cella. Uno ogni cella. E dice passeggi che vanno 20, 25, ogni cortile passeggio. Poi fanno, la sera gli era permesso di fare la socialità, mi ricordo che 15 o 20 in un salone, la metà di quest'aula, dove la sera fino alle 7:30 si riunivano, giocavano a dama e dice come è sistemato, cosa c'è dentro questo salone? Ci sono i tavoli, questo, poi c'è un muro divisorio, ci sono i servizi igienici, c'è il vattero, la turca, c'è la turca, c'è lo sciacquone, lo scarico, dico sì, è ingassato o fuori il muro? Dico è fuori il muro, quello tradizionale di ghisa. Dopo che ho dato tutta questa descrizione nei minimi particolari, si mise proprio così, come mi sono messo io, mi guardava e dico allora sei pronto? Dico, mi dica. Mi guardava che un mezzo sorriso mi diceva quando uno serve la patria, lo Stato per un fine, nell'interesse dello Stato, della società, mi dice si devono fare anche azioni più o meno da fare illegali. Io lo sentivo. Mi disse, in poche parole mi disse, mi chiese se i detenuti scrivevano a macchina da scrivere. Io gli disse sì, perché in effetti in quel momento avevano la possibilità di scrivere a macchina e quindi mi disse possono fare anche documenti dattiloscritti. Dico sì, li fanno tutti i giorni. Dice allora, stammi bene a sentire. C'avevo questo, potevano essere non so 50, 60 adesso foglietti dattiloscritti. Mi disse lo sai che riguardano questo? Ma dico, non so. Il nostro amico, in sostanza, non disse il nome in quella circostanza, però fece riferimento al senatore Andreotto, insomma, faceva riferimento lì, quei fogli lì. E questa è una mia deduzione però, signor Presidente, che le registrazioni che io avevo dato, praticamente quei fogli erano il succo delle registrazioni che aveva dato io questo ho capito. Questa è una mia deduzione. Sul contenuto di quei fogli. Sul contenuto di quei fogli. Lui mi disse che io dovevo mettere questi fogli dietro lo sciacquone di questo refettorio dove socializzavano i detenuti. Dal momento, dice, che mi hai detto, perché io vedete che le perquisizioni le disponevo io, i settori dove si deve fare la perquisizione. Tu dici, ordina la perquisizione, trovano questi documenti, mi fai 2 righe e me li dai a me. Dice, ma non singolarmente state rinvenuti questi documenti al detenuto principale, no, sono stati rinvenuti in un locale dove bazzicavano 20-30 detenuti, senza specificare a chi. Sono stati rinvenuti nel locale dove socializzano i detenuti. E io, signor Generale, guarda che non è... Ecco, io devo premettere una cosa, che io gliel'avrei fatto in quel momento, devo essere sincero. Però, tecnicamente, non potevo. Non potevo perché? Perché il comandante che si muove e va nel reparto di massima sicurezza, come minimo dietro un brigadiere e 2 o 3 guardie, più le guardie dei servizi nel reparto, come faccio io a mettere questi documenti? Mi vedono, quindi dico, non lo posso fare. È diventato una bestia, me ne ha dette di tutti coloro, che non ero buono, che era rimasto deluso di me e via dicendo. Io ho cercato di spiegare, non posso per questo, ma non solo, dico, io ammesso che riesco a mettere, che è impossibile, dico, ordino una perquisizione, chi li trova, o la guardia o il brigadiere, mi fa un rapporto scritto a me,
Io questo rapporto poi lo devo girare al direttore, non lo posso mandare a lei. Si svolge a Milano un'udienza per i rapimenti Zambeletti, Nassisi e Lavezzari, mentre Tafuri inscena uno spogliarello, gridando «Mi hanno tolto la libertà e la moglie, vogliono farmi diventare omosessuale», e viene per questo cacciato. 5 imputati circondano Angelo Epaminonda, mentre Salvatore Mirabella lo sfregia con una lametta di rasoio, forse fatta entrare in aula tenendola in bocca. L'intervento dei carabinieri evita il peggio ed il tebano non sarà più messo nella stessa cella con gli altri del clan Turatello. Turatello è interrogato per diverso tempo in aula. Giacca scamosciata, microfono in mano, tenuto disinvoltamente, risponde in modo tranquillo e rilassato alle domande della corte. Si rifiuta di far nomi e respinge il ruolo di boss e di capo che dice sono stati i giornali a creare. Ma proprio il suo modo di rispondere lo distingue dai precedenti imputati, mettendo in luce il ruolo di leader. Spiega che nelle bische non vi è un'organizzazione piramidale della gestione. Io sono un socio, come altri, e certamente ho i miei proventi. Questi interessi sono del 10% sulle vincite e si guadagna 1 milione al giorno. Certamente ho ricevuto soldi anche durante la mia carcerazione. Mi sono fatto dare quello che mi spetta. Alla domanda chi erano gli emissari che andavano a prendere i soldi nelle bische per suo conto quando era latitante in carcere, lui risponde: adesso che ricordo, un certo Angelo Epaminonda. Scagiona Katie Onida, con cui dice di aver avuto solo un rapporto sentimentale, e chiude con una battuta che suscita ilarità in aula. Quando gli chiedono se sia vero che avesse promesso all'avvocato Lombino di farlo entrare in importanti studi legali della città in cambio di alcuni servigi, risponde: io, tutt'al più, potevo promettergli di farlo entrare come cliente. Alla domanda se Lombino vanti importanti conoscenze politiche, replica: preferisco non rispondere. La sentenza del procedimento sui sequestri commina 226 anni di reclusione ai 26 imputati, contro i 705 richiesti dal pubblico ministero. Assolti per insufficienza di prove Angelo Epaminonda e Giuseppe Spedicato. Faccia d'Angelo si becca oltre 11 anni, va peggio a Mirabella, 21 anni, Mingiardi, 19, Tafuri, 30. Bossi e Lombino invece vengono condannati a 4 anni. Dopo poco più di 20 giorni dall'assoluzione viene ucciso a Sesto San Giovanni Giuseppe Spedicato, crivellato di colpi a bordo della sua auto. Per gli inquirenti è la vendetta dei Prudente per la strage in via Moncucco. Al carcere di Novara scoppia una rivolta. Il fine reale della stessa è consentire ad alcuni carcerati di cercare vendetta su altri carcerati. A Novara sono detenuti Mesina, Turatello e Vallanzasca. Alle 17:30 Vincenzo Andraus, con altri 3, chiede di uscire dalla sala dove sta giocando a calcetto. I 4 riescono ad immobilizzare gli agenti. Scoppia la sommossa. Chiedono chi altri se la senta di unirsi a loro. Rispondono positivamente in 5. Uno di questi è Bozidar Vulicevic, che esce dalla sua cella ma viene trafitto da 10 coltellate, portategli da chi lo aveva appena liberato. Viene spalancata anche la cella di Vallanzasca, ora i rivoltosi sono 8. Andraus, Vallanzasca, Antonino Faro, Mario Astorina, Sabino Falco, Mauro Mereu, Cesare Chiti e Nunzio Consales. I fuggiti raggiungono il piano superiore della sezione B, dove è detenuto Massimo Loi, 22 anni, in attesa di giudizio per il sequestro Calatrò. Vero obiettivo di Vallanzasca, suo ex capo. Il corpo di Loi verrà trovato sotto una branda, la testa in un gabinetto con un limone in bocca. Dopo estenuanti trattative con la polizia, cui partecipa come intermediario anche Turatello,
I rivoltosi si arrendono. Antonio Mancini, della Banda della Magliana, accompagna il suo accolito Danilo Bruciati a Milano. Ci recammo all'aeroporto, Danilo con i biglietti sempre prenotati a nome della madre. Sull'aereo, durante il tragitto mi disse che doveva incontrare un giornalista. Giunti a Milano, io e Danilo ci avviammo dove ad attenderci c'era un signore con una Mercedes. Danilo si avvicinò, chiese dove fosse Cavallo. Questo gli rispose che Cavallo non era potuto venire, che era impegnato. Danilo di rimandi disse che noi eravamo venuti da Roma e quello sapeva dell'appuntamento e non c'erano impegni da prendere. Ci accomodammo in macchina, questo continuava a dire vedrai che tutto andrà bene. Lì si parlava del processo Turatello, comunque, che andava bene, che comunque i soldi aveva presi, e Danilo diceva pure io ancora che i soldi, perché manco quelli, insomma, questi erano argomenti. E lui nel discorso, tra le persone di cui ho nominato prima, che si stava, quali erano stati, se erano stati dati, io non lo so, i documenti, inserì il nome, non voglio sbagliarmi, ma io dico quello che è rimasto nella mia memoria, di una certa contessa Pallavicini, e disse questo nome come a dire un altro pezzo grosso, più grosso, comunque un altro pezzo grosso, era qualcosa, una signora, una contessa, una nobile che già si era attivato per un processo tenuto a Catanzaro. Questi erano comunque ci siamo recati in taxi in un posto che Danilo conosceva, visto che quando siamo entrati in quel palazzo che mi è rimasto impresso, io lo definisco stile Liberty, può darsi che sbaglio perché non è che sono pratico d'architettura. Comunque Danilo disse al portiere dove ci recavamo senza ulteriori spiegazioni. Siamo saliti un paio di rampe di scali, c'era una porta con una scritta di un'associazione di cui non ricordo che tipo di associazione fosse. Ci ha aperto un signore, siamo entrati, abbiamo atteso molto poco e poi siamo stati introdotti in una stanza dove c'erano 3 persone sedute dietro un tavolo, 2 persone, una anziana, una abbastanza anziana e 2 più giovani. Si tenga in considerazione quando io dico anziana, a quei tempi avevo poco più di 30 anni, quindi per me una persona di 60 anni può essere anziana. Ricordo che prima di andare in quel posto, di recarci a quell'appuntamento, Danilo ricevette una raccomandazione da parte del primo signore affinché insomma non fosse abbastanza duro con le persone che dovevamo incontrare. Danilo non fu duro, ma non fu nemmeno accondiscendente, insomma, con tono fermo gli disse che stavano prendendo un po' troppo tempo, questi asserendo che stavano facendo del tutto, ma che c'erano dei problemi, che eccetera eccetera, ci voleva il tempo. Danilo di rimando rispose che quando loro chiesero di attivarsi sia per l'omicidio Pecorelli che per la faccenda Moro, loro erano intervenuti senza perdere tempo, anche se poi Turatello non aveva dovuto fare marcia indietro, creandosi non poche inimicizie all'interno della mafia, cosa che poi io ritengo l'abbia portata alla morte. Comunque, questi come da subito, sempre i soliti discorsi di soldi, perché è chiaro, dice, ma la vita, basti che dai i soldi, questi stanno a posto. Soliti discorsi di denaro, assicurazione che Francis sarebbe stato assolto in quel processo, ne venimmo fuori, quello richiamo il tassì dopo una mezz'oretta, un'ora, 3/4 d'ora, comunque noi venimmo fuori con Danilo gonfio, una pancia gonfia di chiacchiere, prendemmo il tassì e lui fece fare al tassì un giro strano, che a me mi sembrava strano perché dovevamo andare all'aeroporto, lui si buttò verso il tribunale, fece fermare il taxi in un bar,
E da lì lui si mise a controllare un punto ben preciso. Dopo, vabbè, fatto il controllo, lui era preoccupato, insomma, voleva indagare, voleva capire. Riprendemmo l'aereo e ritornammo a Roma. Inizia a circolare la voce che Francis Turatello, che ha un totale di 25 anni di condanna per vari reati, potrebbe tornare presto in libertà poiché nessuna delle condanne è ancora definitiva e lui ha già trascorso in tutto 4 anni in carcere, potendo quindi uscire per decorrenza dei termini versando una somma di 300 milioni di cauzione. Affinché avvenga tutto ciò è necessario che nell'appello per il procedimento sulla rapina al Brera Bridge venga assolto, oppure gli venga ridotta la pena. Sfuma la possibilità di uscire per decorrenza termini per Turatello. La pena per la rapina al Brera Bridge viene infatti confermata a 5 anni e 9 mesi. Turatello, come sempre elegante e sicuro di sé, accoglie la sentenza con serenità, quasi rassegnazione. Ai cronisti che gli chiedono risponde: «Sono Turatello, no? E dovevo solo per questo essere condannato». Poi, baciato la madre e la moglie, visibilmente commosso, si allontana dall'aula in manette. Turatello ha sostenuto di essere stato vittima di un colpo basso dei nemici, che si sarebbero spacciati per lui, indicando come prova una lettera di Rossano Cochis, l'uomo mitra di Vallanzasca, che si autoaccusava della rapina al Brera Bridge. Cochis non è stato creduto ed anzi messo sotto indagine per la lettera che avrebbe scagionato Turatello. Il maresciallo in candela viene mandato al carcere di Pianosa, dove incontra per la prima volta Turatello. Senta, lei ha conosciuto Francis Turatello? Io sì, non a Cuneo. Turatello è partito pochi giorni prima che io arrivassi a Cuneo. In quel periodo lì il ministero, bontà sua, d'estate mi mandava in missione a Pianosa. Più che missione per farmi fare un po' di ferie con la famiglia. Andavo a fare servizi lì, non è che lì avevo la sicurezza sull'isola. E lì incontrai Turatello, che non conoscevo. Ah, dice, ecco il famoso maresciallo in candela, mi disse. Lei viene da Cuneo, cioè io sono stato mandato via da Cuneo per certi scritti riguardanti il caso Moro e Andreotti, e lei ne ha conoscenza. Di che cosa ha conoscenza? Lei ne ha conoscenza. Il giorno dopo lo misi in partenza per Nuoro, dove poi l'ammazzarono. Turatello quel giorno lì mi disse che lui, Buscetta, erano state contattate per la liberazione di Moro, ma la Democrazia Cristiana non ha voluto, hanno interrotto tutti i contatti, praticamente mi disse hanno voluto che l'ammazzassero le Brigate Rosse, questo mi disse. Turatello viene inviato al carcere di Nuoro, a Bade Carrus. La fine è ormai vicina. Franceschini, uno dei fondatori delle Brigate Rosse, incontra Turatello nel carcere di Badue Carros. Mentre sono nell'ora d'aria nasce questa discussione. Che tipo di rapporto si è instaurato, se si è instaurato, tra lei e Turatello? Era un rapporto tra detenuti che, pur con enormi diversità, erano costretti a convivere in un carcere speciale. Lei, Turatello, le ha detto qual era il suo orientamento politico, cioè quello di Turatello? Non era difficile, ci portava una svastica al collo, aveva una svastica d'oro, mi sembra, tempestata di diamanti in una collana. Ho capito. Senta, Turatello le parlò mai di una persona che si chiama Formisano? Sì, avvocato Formisano. Che cosa le disse a proposito di questa persona? Disse che era
cioè lui ci raccontò a me e anche ad altri una storia di questo tipo, che quando Turatello era detenuto nel carcere di Cuneo, credo, aveva come avvocato di fiducia questo Formisano, che era anche, credo, un onorevole o comunque uno dell'MSI, che era un parlamentare dell'MSI. Turatello disse che questo Formisano era comunque uno legato ai servizi e durante il sequestro Moro o subito dopo la conclusione del sequestro Moro, comunque a cavallo di quella fase lì, questo avvocato andò a trovarlo, mi sembra, al carcere di Cuneo e gli propose di organizzare all'interno delle carceri, in particolare le carceri speciali, un servizio di questo tipo che doveva essere formato da detenuti di assoluta fiducia, ovviamente di Turatello, e questi detenuti dovevano eliminarci fisicamente, cioè dovevano uccidere alcuni di noi, in particolare i capi storici, quelli che erano al processo di Torino. E disse che era molto colorita la cosa, perché la racconto tutta, perché così uno può valutare poi la serietà o meno della cosa che mi raccontò Turatello, che questa struttura che lui avrebbe dovuto costruire, ognuno era pagato, avrebbe avuto un compenso mensile, mi sembra che parlava di 200 o 300 mila lire al mese, e ognuno di loro aveva una specie di libretto nero, con tutte, perché dovevano essere anche ovviamente ideologizzati queste persone, sulla copertina di questo libretto doveva esserci l'effigie del duce. E lui disse che però rifiutò la proposta, sia lui che credo che anche Valanzasca in qualche modo doveva essere coinvolto dentro questo discorso. Lui rifiutò la proposta e per questo motivo poi credo che si sia creato delle inimicizie. Lui quindi ci raccontava questa vicenda poco prima di venire ucciso, proprio per dire: io sono uno che non mi sono mai prestato ai giochi dei servizi, dei carabinieri. Era legata al caso Moro? Certamente, adesso io non le so dire, certamente c'è una temporalità. Questa uccisione di BR era proprio un'uccisione oppure faceva parte di un piano più complesso? L'uccisione era l'elemento, credo, ultimo di questa idea, cioè l'idea era quella di, siccome noi in quel periodo nelle carceri organizzavamo lotte, fermate all'aria, eccetera, l'idea era quella di bloccare le nostre iniziative sostanzialmente, e tant'è che infatti ci fu anche un diverbio tra Compagni e Turatello diede uno schiaffo a qualcuno, a qualche compagno del carcere di Cuneo. Compagno di elemento delle BR? Sì, uno, adesso non ricordo se si chiamava Cavina o era... La creazione di questa struttura all'interno del carcere era finalizzata ad acquisire notizie sul Moro, sul sequestro Moro? Non credo. Ecco, allora io... Non credo, io so che c'è una temporalità, soprattutto l'aspetto principale, credo, da quello che mi ricordo io che diceva Turatello, era quello di eliminarci fisicamente. Ecco, ora io le leggo, nella forma della contestazione, quello che lei ha dichiarato il 13 maggio del 93. Lei ha dichiarato, dopo aver detto che aveva conosciuto Turatello, che portava la svastica d'oro, eccetera: una volta, soggetto Turatello, mi parlò di un progetto propostogli dall'avvocato Formisano, persona a suo dire legata ai servizi, di organizzare una struttura carceraria clandestina composta da elementi della malavita, i quali, all'epoca del sequestro Moro, avrebbero dovuto provocare nel carcere di Torino, ove erano ristretti numerosi militanti delle Brigate Rosse, una sommossa. Detta iniziativa avrebbe comportato nella realizzazione il sequestro di brigatisti finalizzato alla acquisizione di informazioni sulle Brigate Rosse e sul sequestro dell'onorevole Moro all'epoca in corso. Quindi, in base a questa sua dichiarazione, se ho ben capito, la creazione di questa struttura aveva una finalità specifica. Era in corso il sequestro Moro, si organizza una sommossa e si sequestrano le BR per cercare
di costringerla a rivelare il luogo in cui si trovava occultato morto. Io l'ho letto questa dichiarazione, lei la conferma questa dichiarazione? Sì, la confermo. È questa. Turatello mi riferì anche di non aver aderito al progetto in quanto considerava noi brigatisti bravi ragazzi, nel testo è tra virgolette bravi ragazzi. In realtà io ritengo che il Turatello non abbia voluto lanciarsi in un'avventura politica nella quale non avrebbe avuto la possibilità di gestirne le conseguenze in modo adeguato. Io il discorso di Turatello, ne parlai con altri che stavano lì con me a Nuoro, no, perché lui questo discorso lui ce lo riferì anni dopo, quando noi eravamo a Nuoro. Sì. Ne parlai, anzi quando lo disse c'ero io e c'eravamo altri. In che anno? Credo l'81. Ci riferì questo discorso e ce lo disse anche perché io lo avevo preso anche in questa dimensione per ringraziarsi rispetto a noi, perché lui credo che avesse dei problemi rispetto, diciamo, al suo entourage e quindi in qualche modo, infatti lì ha messo la cosa, posso spiegare, un po' complicata, cioè lì a Nuoro era un carcere speciale, al passeggio non è che ognuno poteva andare dove voleva, cioè c'era un numero limitato di persone che potevano andare al passeggio, che erano mi sembra 18 persone, e c'erano 4 passeggi. Per cui quando noi scendevamo dalle celle dovevamo dire il passeggio in cui andavamo. E in genere succedeva che i compagni andavamo tutti in un passeggio, diciamo il giro di Turatello in un altro, eccetera. E lui per tutto un periodo aveva cominciato a venire al passeggio con noi. Io la cosa l'attribuivo al fatto che, siccome nel nostro passeggio c'era la rete per giocare a pallavolo, e lui gli piaceva giocare a pallavolo, c'era questa cosa che lui veniva a giocare a pallavolo con noi sostanzialmente. Per cui in questo rapporto lui cominciò a parlare, anche perché era praticamente lui da solo in mezzo a noi, e quindi in qualche modo... Sono poco dopo le 13 nel carcere di Badu e Carros, quando Francis Turatello viene ucciso da 4 carcerati. L'esecuzione viene accuratamente preparata. Faccia d'angelo viene colpito con rudimentali coltelli sotto gli sguardi di altri 12 detenuti. Grida, cade a terra e cerca di proteggersi il volto. I killer continuano a colpirlo al corpo. Quando le guardie aprono le inferriate, Turatello è in un lago di sangue. Sulla coscia è ben visibile un tatuaggio. Dio dei ladri, fammi morire prima di cantare. Sul suo corpo i 4 detenuti hanno infierito. Il perito, incaricato dell'autopsia, conta un centinaio di ferite fra lo stomaco e l'inguine. Gli autori sono alcuni tra i cosiddetti killer delle carceri, pluriergastolani disposti ad uccidere su mandato. Sono Andraus e Faro, già protagonisti con Vallanzasca della rivolta di Novara con annessi omicidi, Salvatore Maltese e il cutogliano Pasquale Barra, detto O Animale. Gli assassini sanno benissimo che Turatello è uomo di forza eccezionale. Pugile di talento in gioventù, ha ancora un fisico massiccio e per ucciderlo devono sorprenderlo, bloccandolo alle spalle. Ed infatti 2 lo trattengono alle spalle mentre gli altri 2 lo colpiscono selvaggiamente. Alcuni dicono addirittura che ne abbiano addentato le viscere in segno di spregio. Il solo Concutelli sembra abbia cercato di intervenire, venendo strattonato dai killer. Racconta Concutelli in un suo libro. Le immagini di quel giorno non le dimenticherò mai. Turatello indossava una canottiera a robe di K, molto kitsch, ma allora tanto alla moda. Di cotone traforato, tutta blu. In cortile all'improvviso ci furono grida e da lontano notai un uomo con un fazzoletto rosso in mano. Ero convinto che stessero giocando a rubabandiera. Che scemi, mi dissi. Poi guardai meglio e mi accorsi che non si trattava di un fazzoletto, ma di una mano insanguinata. Quell'uomo aveva accoltellato Ciccio. Il tizio era considerato da tutti una mezza sega, cervello piccolo e poche palle. Cosa Nostra, per gli agguati, usava di solito 2 sicari, uno sicuro, affidabile, e uno scarso. L'uomo che doveva sferrare il primo colpo era questo maltese. Doveva dimostrare il suo valore ai mafiosi per essere cooptato. Quella era una verifica della sua capacità.
Dopo la prima coltellata si scatenarono tutti gli altri. In quel gruppo c'erano uomini che Francis Turatello aveva aiutato, pagando gli avvocati, dando una mano alle famiglie quando avevano bisogno. La mia prima reazione fu di mettermi in mezzo per salvare Ciccio, che nel frattempo mi chiamava invocando aiuto. Piero, Piero! Non riuscii a fare nulla. Un genovese mi bloccò, puntandomi un coltello alle costole. Non ti muovere, tu non c'entri. Fai conto che stiamo ammazzando un infame. Bollivo di rabbia, urlavo. Sta morendo per niente, sta morendo per sciocchezze, non per cose importanti. Dal gruppo che stava ammazzando Turatello si staccò anche Andraus, che venne verso di me, con il braccio destro alzato in un accenno di saluto romano. Fratello camerata, non ti preoccupare, non sta succedendo niente. Pensa a te, pensa a te. Pensa che sia un infame. Intanto continuavano a infierire sul povero Ciccio. C'era pure Pasquale Barra, disarmato. Che pure vuole parlare questo falso monaco, un minuto. Quando è stata la morte di Turatello? Ah, bene. Quando è stata la morte di Turatello è stato proprio questo signore. La morte di Turatello è stato proprio questo signore che ci comunica ad Ascoli, comunica a me o a un altro, l'intenzione che il Turatello doveva fare l'evasione, che non aveva uomini disponibili per fare l'evasione, che gli servivano una determinata parte di uomini che dovevano a un certo punto creare una rivolta simultanea da tirare le guardie da un'altra parte e da là fare l'evasione. Fu proprio lui a vendere Turatello a noi. Signori, io vi do la mia parola d'onore, se ha un qualche minimo valore per voi, che se quel giorno non era qualche volto amico che mi si metteva di fronte per fermarmi, qualche amico che mi diceva guarda che è giusto così, fermati, non rischiare, non fare il pazzo, io ero morto, signori. Antonio Natale, un cutoliano l'ha fermata. Questo è documentabile. Qua ci stanno altri, Tonino Natale, non diciamo sciocchezze. A Nuoro di Turatello ne parlavano come di un detenuto modello. Le ragioni della buona condotta in un colloquio con il direttore del carcere, Catello Napodano. Turatello disse: ho in corso alcuni processi d'appello. Se mi vanno male dovrei uscire fra 20 anni. Ma se riesco ad ottenere qualche riduzione di pena e se me ne sto tranquillo, sarò libero fra meno di 10 anni. Ho una vita davanti a me. Quindi Turatello sembrava rassegnato a trascorrere molti anni ancora in carcere. Non poteva essere quindi la sua prossima uscita il vero motivo dell'omicidio. Arriva a Milano la salma di Turatello in una bara di Mogano. La bara rimane pressoché sola nella camera mortuaria. Chi si aspetta code di amici di Turatello rimane deluso. In tutto 8 persone. Una ragazza, una coppia, dove lui firma per conto di Graziano Mesina, poi altre donne. Qualcuno firma a nome di Berenguer. Partecipano solo una cinquantina di persone, la moglie, la madre, Giuliana Brusa, moglie di Vallanzasca, Otello Onofri. Frank Coppola non c'è. L'unico della vecchia banda ad aver partecipato al funerale, Otello Onofri, viene ucciso a colpi di pistola. Ma chi sono i mandanti dell'omicidio Turatello? Da subito gli indiziati sono 3, Cutolo, Epaminonda e Vallanzasca. Di certo Turatello nulla sospettava. Quando Faro arriva a Nuoro da Ascoli Piceno, dove sono detenuti Vallanzasca e Cutolo, riceve da Turatello in omaggio una cena, vestiti e soldi. Andraus invece da Turatello riceve 500.000 lire al mese. Di certo è che in quel cortile ci sono solo cutogliani come D'Amico o uomini di Vallanzasca come Colia, a parte concutelli e personaggi di secondo piano. A uccidere Francis non a caso sono Barra, uomo di Cutolo, Faro, uomo dei Palermitani, Maltese, un povero idiota fatto su da Faro, e Andraus, fino ad un attimo prima legatissimo a Francis e repentinamente vendutosi ai catanesi. Turatello poteva immaginare tutto, tranne che nei suoi confronti ci fosse una cospirazione in corso. Ha parlato prima dell'omicidio Turatello. Sì.
che in pratica io da buon mercenario avrei ammazzato Turatello per conto di Cutolo, no? Sì. Allora faccio presente che io sono accusato da Angelo Epaminonda, Salvatore Parisi, Francesco Miano, superpentiti della mafia, di aver ammazzato Turatello per conto di loro. Queste persone dicono che io avrei ammazzato insieme a Faro Turatello per loro, i quali dicono che io e Faro, sempre con Faro purtroppo, sono testa di ponte in Milano e Catania da prima dell'81 e dopo l'omicidio Turatello salito in gerarchia secondo queste persone. Perciò io mi chiedo, sono camorrista o mafioso? L'omicidio di Turatello, inoltre, infrange un tabù, quello di non uccidere se non di fronte a prove certe di infamia. Uccidere per interesse non era ammesso e così, sfregio nello sfregio, Francis verrà accusato dai suoi assassini di infamia e di collaborazionismo con la direzione carceraria. Io ho già capito dove vuole arrivare. Io chiedo che la Corte faccia un accertamento presso il carcere di Nuoro e richieda un determinato rapporto che indica Turatello come delatore. Chiedo questo, che chiedete al carcere di Nuoro. Ma il rapporto riguarda una denuncia sua? Denuncia mia? No. Guardi che Androso non ha mai denunciato nessuno. La nuova camorra organizzata di Cutolo, intanto, si sta sfasciando sotto le parole dei pentiti e soprattutto dopo il trasferimento all'Asinara di Cutolo. Salvatore Maltese, diventato collaboratore, dichiarerà nel 1984 che l'ordine di uccidere Turatello venne da Cutolo. L'ordine di far fuori Turatello giunge da Ascoli Piceno, dove c'era Cutolo, con una lettera, continua Maltese, indirizzata a Barra, che poi l'ha passata a me, ad Andraus e a Faro, nella stanza 45, secondo piano. La lettera ce l'ha portata una guardia. Subito abbiamo parlato. Andraus, in principio, non voleva partecipare. Decidemmo di agire nell'ora del passeggio, ma Turatello da 2 giorni non veniva. Forse sospettava. Il 7 agosto, di pomeriggio, siamo scesi in cortile. Turatello c'era. A Faro ho fatto il segnale che poteva prendere un coltello che avevo lasciato nel gabinetto. Poi mi sono messo al fianco di Turatello. Vicino c'era Andraus, che mi ha detto: puoi cominciare. Io ho colpito subito al fianco, Andraus lo ha afferrato per il collo. Lui ha cercato di divincolarsi, ma Barra lo ha tenuto anche per i piedi. Io e Faro continuavamo con i coltelli. D'Amico e Natale dovevano evitare che qualcuno intervenisse. Colia e Concutelli fecero il gesto. Ho sentito dire basta, lasciatelo stare. Abbiamo preso a morsi gli intestini. Quando abbiamo finito, Barra continuava a dargli calci in testa. Faro ha inferto ancora coltellate al cadavere. Le guardie e il direttore erano lì. Vedevano tutto dall'alto. Andraus fu ferito per errore. Forse fui io a colpirlo. Faro lo prese in spalla, lo portò all'infermeria. Faro mi disse che i Miano erano i mandanti per i fatti delle bische di Milano. Epaminonda era stato accoltellato da Mirabella, uomo di Turatello. In cella, Barra e Faro gridavano: ormai siamo collegati, Napoli e Milano. Pochi giorni dopo mi arrivò un vaglia da Milano. In vita mia non ne avevo mai ricevuto uno. Turatello doveva essere eliminato proprio per il controllo di Milano. In seguito anche Barra si pente, perché dice di aver saputo che Cutolo lo vuole morto dopo l'omicidio Turatello. L'incarico di ammazzarlo sarebbe stato dato ad Andraus e Faro. Senta, ma lei con chi l'ha ammazzato Turatello? Assieme a chi? Insieme a 2 siciliani e a Barra. E se Barra è napoletano ed è amico di Cutolo, a me Vincenzo Andraus non me ne frega niente. A me non me ne frega niente. Cioè, ma lei ha detto che l'ha ammazzato perché... per motivi miei. Ecco, perché Turatello voleva ammazzare sì. lei. E Barra perché poi ha partecipato? Perché Barra è un amico di carcere. In carcere, quando si è in 10-15 in un braccio, per fare una determinata cosa, non bisogna mica essere di un clan tutti quanti. Se quella determinata cosa da tutti quanti è ritenuta giusta farlo, chi se la sente va. Hanno partecipato con lei? Hanno partecipato. No, cioè, lei, vabbè, hanno partecipato, sì, hanno partecipato con lei, insomma, all'omicidio Turatello, altre 2 persone, una delle quali era Barra.
Barra, che temeva di essere ucciso da lei, un anno dopo temeva di essere ucciso da lei. Beh, ora comunque Barra le ha detto perché ha partecipato, quantomeno perché ha partecipato con lei all'omicidio di Turatello. Sono stato io a chiedere anche a Barra. Lei le l'ha chiesto, ma perché ha accettato Barra di partecipare all'omicidio di Turatello? Perché era costretto ad accettare. Barra non è mai stato nessuno. Era costretto ad accettare un galoppino in carcere. Di chi? Di chi? Anche di Andraus Vincenzo. Perché Barra poteva dirmi di nome? Poteva dire di no. Perché lei dice poteva dire perché di non no? Poteva dire di no. Non poteva dire di no. A me non poteva dire di no. Non poteva rifiutare. No, un momento, cerchiamo di non fraintendere. No, perché lui magari fosse Picciotto, io camorrista, o lui sgarrista, io santista. Lui non poteva dire di no a me, perché lui non era nessuno. Poi compare sui giornali uno strano telegramma partito dal carcere di Ascoli Piceno per il camorrista Pasquale Barra a Bado e Carrus, un telex che sfuggì incredibilmente all'ufficio censura e che diceva: il Sommo ha deciso che lo zio del Nord si sposi al più presto con Maranca. Nel linguaggio camorristico il Sommo era Cutolo, lo zio del Nord Turatello e Maranca il pregiudicato Antonino Cuomo, assassinato un paio di mesi prima a Poggio Reale. Come dire, fate sposare Turatello con la morte. O professore commenta laconicamente: io non ho mai mandato quel telegramma. Poi Barra ritratta e viene considerato inattendibile. Per Andraus invece il mandante è Vallanzasca perché Turatello avrebbe protetto un ex della Comasina, Claudio Gatti, ritenuto un infame. Chiedendo che voi chiediate al carcere di Nuoro, oppure alla corte di assise di Nuoro dove si è celebrato il processo Turatello, il rapporto redatto dalla direzione del carcere di Nuoro dove Turatello risulta essere delatore. E vi spiego perché. No, ma ve lo spiego anche, perché tanto in corte d'assise è venuto fuori. Io sono quello, in pratica dicono che sono quello che ha fatto ammazzare Claudio Gatti, un detenuto. Claudio Gatti era a Nuoro, prima dell'agosto che morisse Turatello. Io ero via per processo. Turatello sapeva che io, se mi incontravo con Gatti, uno dei due moriva. O io o Gatti. Sta di fatto che quando Turatello viene a sapere che io sto tornando a Nuoro, che cosa fa? Va in direzione e dice: signori miei, fate partire subito Gatti perché qua sta arrivando Andraus. Sta di fatto che io arrivo a Nuoro, mi prende il maresciallo Tilocca, è tutto comunque a rapporto, io non vi sto raccontando niente di nuovo. A me mi ha fermato Tilocca e mi ha detto: Andraus, chi vuoi ammazzare oggi? Vado a domandare. Sì, il maresciallo del carcere. Io ci dico: che cosa sta dicendo maresciallo? Lui mi dice: sì, tu sei venuto qua per fare il morto, però non lo trovi più. Difatti io salgo in sezione, questi prendono Claudio Gatti e lo trasferiscono a Cuneo. Per me Turatello già qui era infame. Quindi l'ha fatto per evitare un omicidio, Turatello, è una delazione diretta ad evitare un omicidio. Normale. Ecco, esatto. Per me lei questa è una delazione comune. Per me è un'infamità. Questo in che periodo sarebbe successo questo fatto? 2 o 3 mesi prima, un mese o 2 prima che morisse Turatello. Per me è un'infamità. Perché lui doveva farsi gli affari suoi, dal momento che era sto big boss che diceva di essere. Capito. Comunque, signor Presidente, io non sono camorrista, punto e basta. Io non sono camorrista. La tesi che porterà alla condanna di Cutolo all'ergastolo, come mandante dell'omicidio Turatello, lo vede come interessato alla piazza di Milano su gentile offerta di Angelo Epaminonda, interessato a sua volta ad eliminare il suo ex capo di cui teme il ritorno su piazza. Che chiese alla Brigate Rosse di rilasciare Cirillo. Volevo che lei chiedesse a Cutolo: ma i brigatisti chiesero qualcosa in cambio di questa liberazione o no? A parte che in quell'epoca non potevano chiedere niente in cambio comunque, però una cosa se la devo dire, comunque me l'hanno chiesto una cosa comunque. Di dare una lezione al Turatello. A chi? Turatello. Turatello? Sì, perché poiché appoggiava i terroristi neri, questo Turatello, e nel carcere di Nuoro maltrattava i brigatisti, volevano che io gli dava una lezione.
Faceva parte dei brigatisti neri? No, era una che li appoggiava, era un boss milanese come questo Turatello. Vabbè, e Turatello è un nome... È un nome, purtroppo preso nel ergastolo perché dopo è stato ammazzato e io mi sono preso nel ergastolo. Che si sono precipitate le cose e è stato ammazzato. In sostanza proteggeva i terroristi neri in carcere. In che cosa doveva consistere questa audizione, signor Conte? Lo dovevo far picchiare. Poi sono precipitate le cose e Turatello è morto e io mi sono preso nell'ergastolo. È morto... accoltellato, in carcere a Nuoro. Cutolo, Epaminonda, Vallanzasca, tutti smentiscono di essere il mandante dell'omicidio di Francis Turatello, un omicidio che per modalità ed importanza nessuno si vuole realmente accollare. Vallanzasca si è sposato con testimone del matrimonio Turatello. Le nozze erano state organizzate con l'unico scopo di far sapere ai detenuti interessati e rinchiusi nelle prigioni di tutta Italia che Renato e Francis erano legati da reciproca stima. Quel sì tra le sbarre era solo un messaggio per chi doveva capire. Ancora oggi Vallanzasca dice che Turatello è stato una delle persone più importanti della sua vita. Epaminonda affermerà: anche se le cose della vita ci hanno fatto diventare nemici, nutrivo un profondo rispetto nei confronti di Francis e sono sinceramente dispiaciuto per il malinconico epilogo della sua esistenza. Era il migliore di tutti noi e poi, se lo avessi ammazzato io, gli avrei riservato un trattamento diverso. Lo avrei fatto morire come un uomo. Ho pagato io il funerale, visto che la moglie non aveva soldi, girandole un assegno da 5 milioni. Non avrei motivo di non confessare questo omicidio. Abbiamo ricompensato comunque chi aveva commesso il fatto perché indirettamente ci aveva fatto un favore. Molti anni dopo l'omicidio, Buscetta offrirà la sua versione dei fatti, che vede come mandante dell'omicidio Luciano Liggio, invidioso della personalità di Turatello. Ma visti i killer, Andraus, Maltese, Faro e Barra, visti i loro possibili mandanti, Cutolo, Epaminonda, Vallanzasca o Liggio, con Cutolo condannato all'ergastolo, possiamo chiederci, legittimamente, se in questo evento vi sia un livello decisionale superiore a quello dei semplici criminali. Entriamo nel campo delle ipotesi, ma non possiamo non formularla, visto che, punto primo, secondo il maresciallo in candela, per Pecorelli e dalla Chiesa, Turatello era entrato in possesso di documenti relativi a Moro. Punto secondo, per Mancini a Bruciati avrebbe ritirato da Turatello, a Milano, dei documenti che voleva barattare con la propria uscita dal carcere. Punto terzo, Turatello invece non era stato aiutato come promessogli, forse per incapacità di chi quella promessa aveva fatto. Punto quarto, Pecorelli e dalla Chiesa, come Turatello, sono morti ammazzati, così come Abbruciati, in circostanze quantomeno particolari. Perché Turatello, un criminale milanese, avrebbe dovuto avere in mano documenti relativi a un sequestro avvenuto a Roma? Sempre rimanendo nel campo delle ipotesi, bisogna ricordare che nel 1990 un muratore ritroverà, facendo dei lavori in un appartamento di via Monte Nevoso a Milano, zona Lambrate, 229 pagine del memoriale Moro, nascoste dietro un finto muro. Lo stesso memoriale trovato da Dalla Chiesa nel 78, sempre in via Montenevoso, ma che di pagine ne aveva solo 49. La scoperta a Milano durante i lavori di ristrutturazione di una casa in via Montenevoso, che negli anni di piombo fu un covo delle Brigate Rosse. Sono saltati fuori carteggi, forse attribuibili ad Aldo Moro durante il suo sequestro, una pistola e un mitra. Linea ad Antonio Di Bella. Sembra incredibile, ma i nuovi documenti sulla prigionia di Aldo Moro sarebbero stati scoperti per puro caso in questo appartamento al primo piano di via Montenevoso 8, alla periferia di Milano. In questo appartamento gli inquirenti erano già stati 12 anni fa. Era uno dei covi più importanti delle Brigate Rosse. Qui vennero arrestati Lauro Azzolini e Francesco Bonisoli e qui sequestrato il memoriale scritto da Aldo Moro durante la prigionia. Siamo entrati oggi nell'appartamento per scoprire come sia stato possibile per i carabinieri non scoprire
durante la prima perquisizione i documenti scoperti oggi. Ecco sotto la finestra l'intercappellene di gesso che non era stata scoperta. Testimone diretto dei fatti fu allora Lauro Azzolini, l'ex brigatista arrestato appunto 12 anni fa in via Montenevoso. Oggi Azzolini, in carcere a San Vittore, è ammesso al lavoro esterno durante il giorno. Lo abbiamo raggiunto. La domanda che tutti si pongono è questa. Questo muro di Montenevoso l'avevate fatto voi o no? Forse non era un muro, era solo un pannello. Ma com'è possibile che i carabinieri non trovino dietro un pannello semplicemente appoggiato a armi e documenti? Ma io mi posso anche spiegare cosa ci ho pensato. Penso che ci sia stato, no, nell'irruzione, abbiamo trovato tantissimo materiale sul tavolo e si siano accontentati anche di questo a un certo punto, per cui la perquisizione sia stata anche, mettiamola superficiale tra virgolette. Il memoriale trovato nel 1990 tratta di molti scandali e stragi italiane, dei finanziamenti occulti ai partiti, di Gladio, nonché dell'onorevole Andreotti. Il 17 ottobre 78 Pecorelli, dopo la perquisizione in via Montenevoso di Dalla Chiesa, parlava in un suo editoriale su AP addirittura di nastri con la voce di Moro, e per tutto ottobre parlò del memoriale. In via Montenevoso i brigatisti nel 78 erano Lauro Azzolini e Franco Bonisoli, ma abbiamo visto nelle precedenti puntate che Lauro Azzolini era a Cuneo e secondo Ugo Bossi era stato picchiato da Turatello e secondo Buscetta gli venne addirittura chiesto se le BR si sarebbero accollate un eventuale omicidio di Dalla Chiesa. A Bruciati viene ucciso a Milano durante un attentato a Rosone del Banco Ambrosiano, morte ritenuta sospetta dai suoi accoliti. Viene anche indicato come una delle persone implicate nella morte di Pecorelli. Il regno di Francis Turatello finisce comunque con lui, diviso in 1000 rivoli. Nessuno, dopo Faccia d'Angelo, riuscirà più ad avere sotto di sé l'intera mala milanese.